Ciao, bentornato o bentornato su questo canale. Se invece sei nuovo o nuovo, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle nella consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Oggi voglio parlare di natura e di come portarla in casa, visti gli innumerevoli benefici che questo comporta. Prima di cominciare però, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa e non l'hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti poi anche un bel like al video e partiamo. La natura ha un impatto benefico sul nostro essere scientificamente provato. Porta buon umore, migliora la qualità della vita, riducendo lo stress. Per questo motivo portare un po' di natura in casa diventa davvero importante. A dire il vero non solo nelle case, ma anche nell'architettura in generale. Hai mai sentito infatti parlare di biophilic design? È un modo particolare di progettare le case, gli uffici, insomma i vari luoghi dove viviamo e lavoriamo in modo che siano il più possibile connesse alla natura. Il termine biofilia è stato introdotto nel 1964 dal psicoanalista tedesco Erich Seligman-Fromm, spero di dirlo bene, e tradotto letteralmente significa amore per tutto ciò che è vivo. Un esempio di questo modo di progettare lo abbiamo anche qui in Italia, ovvero il Bosco Verticale a Milano progettato da Stefano Boeri. Siccome però non tutte le case sono ancora progettate e costruite con questa filosofia, dobbiamo cominciare dal basso, portando noi la natura nella nostra casa. Va da sé che una delle prime cose da fare è quello di utilizzare il più possibile materiali ecosostenibili, ma questa è solo la base. Ci sono elementi che aiutano questa riconnessione alla natura. Vediamo quali sono. La luce è l'elemento principale e fondamentale per il nostro benessere. Molti studi dimostrano che nei paesi nordici dove per molti mesi la popolazione è al buio c'è un aumento dei casi di depressione. Per questo motivo bisogna fare entrare in casa e in ufficio più luce naturale possibile. Quando questo non fosse immediato, ci sono dei modi per poter illuminare le stanze più buie. Ne ho parlato qui e ti lascio anche il link in descrizione. Se lavori da casa, sarà importante posizionare la postazione lavori il più vicino possibile alla finestra, in modo da approfittare al massimo della luce naturale. Forse non lo sai, ma oltre a stare bene, aumenterai la tua produttività e creatività. È abbastanza evidente quanto l'aria fresca sia davvero importante. Pensa a come ti senti bene quando puoi respirare bene, quando sei in campagna, in montagna o al mare o anche solo in mezzo al parco. Nelle città medio-piccole aprire le finestre non solo porterà un po' d'aria fresca, ma permetterà anche di poter qualche volta sentire per esempio il cinguettio degli uccelli. Certo, nelle città più grandi dove lo smog è tanto questo è più complicato, ma si può cercare di fare alle prime ore del mattino quando il traffico è minore e magari anche farsi aiutare da purificatori d'aria. Anche i colori hanno la loro importanza e per sentirsi più vicino alla natura sarà importante creare una palette con i colori stessi della natura. Le tonalità dei verdi, dei marroni e dei beige, degli azzurri e blu, rosso terra e giallo paglierino, che sono tutti colori che vedi quando appunto sei immerso nel tuo habitat favorito. Uno dei modi migliori di creare una palette colore per la casa, che difficilmente ti stancherà, è proprio quella di prendere i colori di una immagine del tuo paesaggio preferito. Ti sembra un'idea particolare?
In realtà, se provi a digitare sul motore di ricerca o anche in Pinterest palette colori, vedrai che moltissime palette sono davvero tratte da immagini. Ci sono molti programmi online che da una foto possono estrapolare i colori, dandoti dei codici che ti permetteranno, sempre con programmi online, di arrivare al colore della tua marca preferita. Le piante è ovvio, è il modo più immediato e semplice di portare la natura in casa. Non c'è ambiente della casa in cui non si possa avere delle piante, nemmeno la camera da letto, come ci ha spiegato qui Simona Borgia, ti lascio il link anche in descrizione. Le piante portano un po' di vita in casa e molte hanno proprietà anche purificanti. Portano anche un po' di umidità e questo è molto utile soprattutto in inverno quando l'aria ha la tendenza a seccarsi per via dei riscaldamenti. È un ottimo modo per portare il verde in casa, colore che aiuta e favorisce la calma e la tranquillità. Questo anche per chi non dovesse amare il verde come colore. Le piante inoltre portano anche ritmo e movimento dovuto alle loro forme e questo porta vitalità agli ambienti. Dare poi attenzioni e cure necessarie alle piante è un altro fattore davvero molto rilassante. Se per caso non sei propriamente un pollice verde, come me, sappi che però che ci sono delle piante davvero facili da mantenere. Usare il più possibile anche elementi naturali nei mobili, nei tessili e nelle decorazioni è un altro modo per riconnetterci alla natura. Legno, marmo, lino, rattane e vimini sono elementi che faranno una grande differenza per sentirci connessi per l'appunto alla natura. Il legno, oltre che nei mobili, può essere usato anche nelle decorazioni. Pensa a dei bei vassoi su cui poi puoi creare delle belle composizioni. Potrebbe anche bastare una fetta di tronco. Aggiungere delle belle ceste in vimini apporteranno calore e trame e appunto ti faranno sentire più vicini alla natura. Ancora, se lo stile lo permette, una poltroncina in rattan potrebbe essere quell'elemento che dà quel tocco in più all'ambiente. Non sottovalutare anche la bellezza e la proprietà delle pietre. Le pietre sono belle per la loro unicità in forma, colore e texture, quindi possono essere un valido elemento decorativo. Pensa per esempio ad una bella ciotola con una serie di pietre tutte diverse. Ti ho parlato delle pietre perché pare che abbiano anche la capacità di farci sentire più radicati, più allineati alla natura. L'ho detto altre volte, la casa va vissuta con tutti i sensi e se vogliamo sentirci più connessi alla natura non possiamo non cercare di creare anche profumi e suoni. Portare in casa fragranze naturali come potrebbe essere il profumo di una foresta aiuta ad abbassare lo stress. Inoltre anche i suoni come lo scorrere dell'acqua favoriscono il riconnettersi alla natura. Esistono delle fontanelle che possono essere anche decorative, se no ci sono anche molte tracce che riprendono per esempio il cinguettio degli uccelli o le onde del mare e potrebbe essere un'idea averle in sottofondo. Spero che questo video ti sia stato utile e soprattutto ti sia piaciuto. Nel caso fammelo sapere con un bel like e magari nei commenti. Sentiti poi libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Poi, se senti che la tua casa o qualche ambiente di essa non ti rispecchia abbastanza, non aspettare oltre e prenota la tua consulenza. Trovi i miei contatti in descrizione. Se non lo hai ancora fatto, ricordati anche di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così non ti perderai i prossimi video. Grazie di cuore di essere stato con me. A presto, ciao!